Buongiorno a tutti, oggi parliamo di libri. Nello specifico vi consiglierò alcune raccolte di racconti brevi in italiano. Sono molto contenta di fare questo video perché sapete che adoro leggere i libri, ma soprattutto sono molto felice quando riesco a trovare dei libri che posso consigliarvi. Prima di addentrarci nel magico mondo dei libri, mi devo fare un caffè perché sto morendo di sonno. Quindi adesso mi faccio un caffè, ma non un caffè qualunque. Facciamo insieme il caffè leccese. Avete mai sentito parlare del caffè leccese? È un caffè freddo con il latte di mandorla, che è molto molto popolare nel Salento, in Puglia. Innanzitutto ci serve il caffè. Allora, in teoria ho letto che il caffè leccese tradizionale si dovrebbe fare con la caffettiera. Però non so se voglio farlo con la caffettiera in realtà, perché viene troppo caffè. Questa è da 3 tazze ed è troppo di pomeriggio. Quindi voi, se volete e avete la caffettiera a casa, fatelo con la caffettiera. Io però adesso farò solamente un caffè corto con la mia fidata macchina. Ok, allora questo è il mio caffè, però adesso è bollente, quindi lo lascio un attimo raffreddare. Allora, ho messo del ghiaccio in questo bicchiere e adesso verso il latte di mandorla. Allora, queste sono tutte raccolte di racconti brevi in italiano, ma non ve le consiglio tutte oggi, perché sennò che gusto ci sarebbe, no? E quindi oggi ve ne consiglierò solamente alcune, va bene? A parte che alcuni di questi libri già li conoscete perché ve li ho consigliati nel video precedente sui libri. Per esempio questo già lo conoscete quel giorno. Però questa è una raccolta di racconti brevi e quindi perché non menzionarla in questo video, no? Allora, Valentina Farinaccio ci racconta i momenti, gli incontri che in qualche modo hanno dato vita a eventi, a momenti storici che noi tutti ricordiamo. È molto carino, poi se uno vuole leggere una storia, puoi chiudere il libro, puoi leggerne un'altra, non si deve per forza leggere in ordine, ma si può anche fare avanti e indietro. Poi un altro libro che già conoscete perché ve ne ho già parlato è questo, di Alessandro Barbero, però perché non menzionarlo in questo video, visto che anche questo è composto da racconti. Questa è una raccolta di 6 storie che parlano di 6 personaggi che hanno vissuto nel Medioevo. Ok, adesso il resto è tutto nuovo. Allora, partiamo da questo che è per un livello A1, A1-A2, perché è un libro per bambini, però è molto carino. Io ho ancora la mia copia di quando andavo, penso alle elementari, e poi l'ho passato a mia sorella, dentro ci sono ancora i nostri nomi scritti e c'è ancora il prezzo in lire. Questo costava 7.900 lire. Che ricordi, ragazzi. Comunque questa è una raccolta scritta da Dacia Maraini, che è una grandissima scrittrice contemporanea italiana, e ha scritto queste storie di cani per una bambina e sono delle storie di fantasia, no? Per esempio, storia di un cane giallo che amava il gelato. Sono storie fantasiose, ma sono molto semplici da leggere, quindi sono molto adatte per uno studente che vuole approcciarsi alla lingua italiana, che vuole cominciare a leggere in italiano. Veniamo a questo che è un po' più difficile, questo è per studenti già dal B1 in su. Serendipiti di Oscar Farinetti. Oscar Farinetti è il fondatore di Italy e ha messo insieme 50 storie di successi nati per caso.
io ho già segnato qui quelle, una che mi piace particolarmente, ed è quella in cui appunto si spiega che gli spaghetti alla bolognese sono un successo di marketing, effettivamente, ma sono una pura invenzione di marketing, perché all'estero si pensa che gli spaghetti alla bolognese siano un piatto italiano, ma in realtà in Italia non esiste. Farinetti intervista Bruno Barbieri, che è un cuoco emiliano di Bologna, e dice: una cosa sono gli spaghetti, un'altra il ragù fatto alla bolognese, che noi chiamiamo ragù, non chiamiamo salsa bolognese. Entrambi c'entrano con Bologna, ovviamente, ma non tra loro, se non nei menù di molti ristoranti all'estero e in qualche affollata città turistica italiana. Poi anche il sindaco di Bologna scrive: è strano essere famosi in tutto il mondo per un piatto che non è nostro, ha dichiarato al Telegraph. Naturalmente siamo felici che attiri l'attenzione sulla nostra città, ma preferiremmo essere conosciuti per il cibo di qualità che fa parte della nostra tradizione culinaria. Quindi diciamo che queste sono 50 storie di successi nati per caso nel bene e nel male, nell'ambito del contesto gastronomico, diciamo. Non parla solo del contesto italiano, parla anche parla del contesto mondiale. È una lettura interessante in realtà, perché sono tutti piatti che comunque, tutti i piatti e tutti i cibi che noi conosciamo benissimo, no? Ma che spesso non sappiamo da dove vengono, oppure abbiamo un'idea sbagliata di quei piatti, e quindi io lo trovo interessante. Poi questo libro l'ho scoperto in realtà quando andavo all'università a Trieste. Io ho frequentato la triennale, l'università triennale a Trieste, all'università di Trieste, alla facoltà di interpreti e traduttori, e come insegnante di inglese, per fare le conversazioni con un insegnante madrelingua, io ho avuto Laila Vadia, e quindi, avendola come insegnante all'università, ho scoperto poi che è anche una scrittrice. Ovviamente prima di conoscerla all'università non lo sapevo, l'ho scoperto poi seguendo le sue lezioni. Questo libro è una raccolta di racconti scritto appunto da queste 4 autrici che vedete in copertina: Gabriella Curuvilla, Ingi Mubiai, Ijaba Shego e Laila Vadia. I loro racconti sono molto vivaci, molto reali, ma anche abbastanza, come dire, toccanti, no? Perché loro raccontano della loro esperienza, loro vivono sostanzialmente a cavallo tra due realtà, quella diciamo della loro famiglia e quella che hanno scelto come luogo di vita, diciamo, se non direttamente loro, comunque i loro genitori quando si sono trasferiti in Italia. Ed è interessante leggere dei punti di vista diversi. Sapete che forse ve ne consiglio solamente un altro e poi basta? Perché gli altri me li voglio lasciare per un altro video. Anche perché mi rendo conto che non è che possiamo leggere tutti questi libri contemporaneamente, e quindi ci vado piano con i consigli, no? Perché io mi faccio prendere la mano quando devo comprare dei libri, dico ok dai, ne compro uno, e poi invece il mio carrello, la mia busta in libreria è piena di libri. Purtroppo ho un atteggiamento compulsivo, ossessivo quando si tratta di comprare libri. Infatti penso che per un bel po', per un paio di mesi almeno, non comprerò più libri. È una promessa. Per questo mi tengo alcuni libri per un video, magari per il mese prossimo. Va bene, dai, facciamo l'ultimo. L'ultimo è un libro di Andrea Camilleri, che non ha niente a che vedere con la saga del commissario Montalbano, non c'entra niente. Questa è una raccolta di racconti in cui Camilleri ci parla di tutte le donne che hanno fatto parte della sua vita.
Ci sono storie di amicizia, storie di amore, storie di semplice conoscenza, storie di incontri, ma incontri non solo nella vita reale. E questa è la cosa interessante, che lui non parla solamente di persone reali, ma parla anche di personaggi letterari. Quindi questo titolo, Donne, racchiude sia le donne che effettivamente hanno fatto parte della sua vita reale, sia delle donne letterarie che hanno fatto parte della sua vita. Quindi per esempio c'è Beatrice di Dante, Angelica dell'Orlando Furioso, Giovanna, che sarebbe Giovanna d'Arco, e lui poi ritrova tutte queste figure letterarie in alcune donne che conosce durante la sua vita. Lo trovo molto interessante. Io ho iniziato a leggerlo, ho letto le prime 4 storie, quindi questo è quanto per il video di oggi. Ovviamente vi lascerò tutti i link per trovare questi libri nella descrizione del video qui sotto. E mi raccomando, se volete avere altri consigli di lettura, cercate sul mio canale e li troverete, perché ho fatto già altri video su consigli di libri e quindi così, diciamo, potete guardarli se ve li siete persi. Allora, io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!